Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Candesartan Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento, 27 gennaio 2022. Cos'è Candesartan Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Candesartan Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Candesartan Sandoz? Candesartan Sandoz è un farmaco a base del principio attivo candesartan-cilexetil, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBS, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Candesartan Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Candesartan Sandoz 32 mg 28 compresse, Candesartan Sandoz 8 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Sandoz SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo Candesartan cilexetil. Gruppo terapeutico antagonisti dell'angiotensina I. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni Candesartan Sandoz è indicato per trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti e nei bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni. Il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e alterata funzione sistolica ventricolare sinistra, frazione di eiezione ventricolare sinistra di 40%, quando gli ACE inibitori non sono tollerati, o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. Vedere paragrafi 4, 2, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Posologia nell'ipertensione. La dose iniziale raccomandata e la dose abituale di mantenimento di Candesartan Sandoz è di 8 mg una volta al giorno. La maggior parte dell'effetto antipertensivo si ottiene entro 4 settimane. In alcuni pazienti in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata, la dose può essere aumentata a 16 mg una volta al giorno e fino ad un massimo di 32 mg una volta al giorno. La terapia deve essere adattata in base alla risposta pressoria. Candesartan Sandoz può anche essere somministrato con altri agenti antipertensivi. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. L'aggiunta di idroclorotiazide ha mostrato un effetto antiipertensivo aggiuntivo con varie dosi di Candesartan Sandoz. Popolazione anziana. Nessun aggiustamento iniziale della dose è necessario nei pazienti anziani. Pazienti con deplezione del volume intravascolare. Nei pazienti a rischio di ipotensione, quali i pazienti con possibile deplezione del volume intravascolare, si può considerare una dose iniziale di 4 mg. Vedere il paragrafo 4, 4. Pazienti con danno renale. Nei pazienti con danno renale la dose iniziale è di 4 mg, inclusi i pazienti in emodialisi. La dose deve essere aumentata gradualmente in base alla risposta. L'esperienza nei pazienti con danno renale molto grave o allo stadio terminale, calcreatinina 15 ml/min, è limitata. Vedere paragrafo 4, 4. Pazienti con compromissione epatica. Si raccomanda una dose iniziale di 4 mg una volta al giorno in pazienti con compromissione epatica di grado lieve e moderato. La dose può essere adattata in base alla risposta. Candesartan Sandoz è controindicato in pazienti con compromissione epatica grave o colestasi. Vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Pazienti di etnia nera. L'effetto antipertensivo di Candesartan è meno evidente nei pazienti di etnia nera rispetto ai pazienti non neri. Pertanto, un incremento dei dosaggi di Candesartan Sandoz e l'aggiunta di una terapia concomitante possono essere più frequentemente necessari per il controllo della pressione arteriosa nei pazienti di etnia nera rispetto a quelli non neri. Vedere paragrafo 5, 1. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.
La dose iniziale raccomandata è di 4 mg una volta al giorno. Per i pazienti di peso 50 kg. Nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata, la dose può essere aumentata fino ad un massimo di 8 mg una volta al giorno. Per i pazienti di peso di 50 kg. Nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata, la dose può essere aumentata a 8 mg una volta al giorno e poi a 16 mg una volta al giorno se necessario, vedere paragrafo 5.1. Dosi superiori a 32 mg non sono state studiate nei pazienti pediatrici. La maggior parte dell'effetto antipertensivo si ottiene entro 4 settimane. Per i bambini con possibile deplezione del volume intravascolare, per esempio, i pazienti trattati con diuretici, in particolare quelli con funzione renale compromessa, il trattamento con Candesartan Sandoz deve essere iniziato sotto stretto controllo medico e deve essere considerata una dose iniziale inferiore rispetto alla suddetta dose iniziale generale, vedere paragrafo 4.4. Il Candesartan non è stato studiato nei bambini con tasso di filtrazione glomerulare inferiore a 30 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafo 4.4. Pazienti pediatrici di etnia nera. L'effetto antipertensivo di Candesartan è meno evidente nei pazienti di etnia nera rispetto ai pazienti di etnia non nera, vedere paragrafo 5.1. Bambini di età inferiore a 1 anno e fino a 6 anni non sono state stabilite la sicurezza e l'efficacia nei bambini di età compresa tra 1 anno e 6 anni. I dati attualmente disponibili sono riportati nel paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Candesartan Sandoz è controindicato nei bambini al di sotto di 1 anno di età, vedere paragrafo 4.3. Posologia. Nello scompenso cardiaco la dose usuale iniziale raccomandata di Candesartan Sandoz è 4 mg una volta al giorno. L'aumento graduale fino alla dose target di 32 mg una volta al giorno, dose massima, o fino alla dose più elevata tollerata è effettuata raddoppiando la dose ad intervalli di almeno 2 settimane, vedere paragrafo 4.4. La valutazione di pazienti con insufficienza cardiaca deve sempre prevedere il monitoraggio della funzione renale, inclusa la creatininemia e la potassiemia. Candesartan Sandoz può essere somministrato con altri trattamenti per l'insufficienza cardiaca, inclusi gli ACE inibitori, i beta bloccanti, i diuretici e i digitalici o una combinazione di questi medicinali. Candesartan Sandoz può essere somministrato contemporaneamente a un ACE inibitore in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia standard ottimale per l'insufficienza cardiaca quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. La combinazione di un ACE inibitore, un diuretico risparmiatore di potassio e Candesartan Sandoz non è raccomandata e deve essere considerata solo dopo attenta valutazione dei potenziali benefici e rischi, vedere paragrafi 4, 8 e 5.1. Popolazioni speciali di pazienti. Nessun aggiustamento iniziale del dosaggio è necessario nei pazienti anziani o nei pazienti con deplezione del volume intravascolare, danno renale o compromissione epatica da lieve a moderata. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Candesartan Sandoz nei bambini dalla nascita ai 18 anni non sono state accertate nel trattamento dell'insufficienza cardiaca. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione per uso orale. Candesartan Sandoz deve essere somministrato una volta al giorno, con o senza cibo. La biodisponibilità di Candesartan non è influenzata dal cibo. Controindicazioni: ipersensibilità a Candesartan Cilexetil o ad una qualsiasi degli eccipienti. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4.6. Grave compromissione epatica e / colestasi. L'uso concomitante di Candesartan Sandoz con medicinali contenenti alischiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. Bambini di età inferiore a 1 anno, vedere paragrafo 5.3. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Danno renale. Come con altri agenti che inibiscono il sistema renina-angiotensina-aldosterone, è possibile prevedere modifiche della funzione renale in pazienti suscettibili trattati con Candesartan Sandoz.
Si raccomanda di controllare periodicamente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I composti che sono stati sperimentati negli studi di farmacocinetica clinica includono idroclorotiazide, varfarin, digoxina, contraccettivi orali, etinilestradiolo-levonorgestrel, glibenclamide, nifedipina ed enalapril. Non sono state identificate interazioni farmacocinetiche clinicamente rilevanti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Candesartan Sandoz insieme ad altri farmaci come Rasilez HCT, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Candesartan Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Candesartan Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA, non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.4. L'uso degli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Candesartan sulla capacità di guidare ed usare macchinari. Comunque si deve tenere in considerazione che occasionalmente si possono verificare capogiri o affaticamento durante il trattamento con Candesartan Sandoz. Effetti indesiderati. Trattamento dell'ipertensione. Negli studi clinici controllati le reazioni avverse sono state lievi e transitorie. L'incidenza totale degli eventi avversi non ha mostrato alcuna correlazione con la dose o l'età. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sulla base delle considerazioni farmacologiche, la manifestazione principale da sovradosaggio dovrebbe essere ipotensione sintomatica e capogiro. Nelle segnalazioni individuali di sovradosaggio, fino a 672 mg di Candesartan Cilexetil, la guarigione del paziente avviene senza conseguenze. Modalità di intervento in caso di sovradosaggio. Se dovesse insorgere ipotensione sintomatica, si deve istituire un trattamento sintomatico e monitorare le funzioni vitali. Il paziente deve essere posto in posizione supina con le gambe sollevate. Se questo non fosse sufficiente, il volume plasmatico deve essere incrementato tramite infusione, per esempio, di soluzione salina isotonica. Prodotti medicinali simpatico-mimetici possono essere somministrati nel caso in cui le misure summenzionate fossero insufficienti. Candesartan non viene rimosso tramite emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina I, non associati. Codice ATC C09K06. L'angiotensina I è l'ormone vasoattivo principale del sistema renina-angiotensina-aldosterone e gioca un ruolo nella fisiopatologia dell'ipertensione, scompenso cardiaco e di proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e distribuzione. A seguito di somministrazione orale, Candesartan Cilexetil viene convertito nella sostanza attiva Candesartan. La biodisponibilità assoluta di Candesartan è approssimativamente del 40% dopo somministrazione di una soluzione. Dati preclinici di sicurezza. Non è stata osservata alcuna tossicità sistemica anomala o a livello degli organi bersaglio a dosi clinicamente rilevanti. In studi preclinici di sicurezza Candesartan ha avuto effetti sui RNA. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K, 30 carragenina cross-carmellosa sodica, magnesio stearato, ossido di ferro rosso, e 172 solo per le compresse da 8, 16 e 32 mg, titanio diossido, e 171, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Candesartan Sandoz a base di Candesartan Cilexetil sono Bluepress, Candesartan Alter, Candesartan Aurobindo, Candesartan Doc generici, Candesartan EG, Candesartan HCS, Candesartan Milan Pharma, Candesartan Pensa, Candesartan Teva Italia, Candesartan Zentiva, Flortitens, Ratacand. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.